Buongiorno e benvenuti al primo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida privata Kim Ferrandina. Il primo episodio tratta dei Romani a Vienna, ovvero i Romani dell'antica Roma, motivo per cui iniziamo proprio qui, dove vedete dei resti dell'accampamento romano che era attorno al forte romano di Vindobona. Qui vivevano delle persone che offrivano i loro servigi ai soldati romani dal I al V secolo d.C. Ora lasciamo questa parte qui per andare verso il punto in cui un tempo vi erano proprio, o meglio vi era l'accesso all'interno dell'accampamento romano di Vindobona. Ora penso che abbiate forse già sentito menzionare questo nome, ma sono più certo che voi abbiate già visto probabilmente un film di nome Gladiatore, Il Gladiatore, con Russell Crowe, il quale inizia con la morte di Marco Aurelio, l'imperatore filosofo che è stato a Vienna proprio durante le guerre marcomanne, secondo secolo d.C. Si pensava in passato che Marco Aurelio fosse proprio morto a Vienna. Quello che si pensa oggi in realtà è che probabilmente è morto dove abbiamo la odierna Serbia. Quindi nel film vediamo Marco Aurelio e più avanti, sempre nello stesso film, viene menzionato il nome di questo lager Vindobona, accampamento forte romano, dove i romani sono stati dal I al V secolo d.C. Ora ci stiamo incamminando, quindi lasciamo il Castro, andiamo verso l'accampamento, verso il forte romano, dove c'erano circa 6.000 soldati, con tutto quello di cui necessitavano, altrettanto con bagni e quant'altro. Non vedremo tutto ciò perché purtroppo non è rimasto nulla, però cercheremo di utilizzare la fantasia. Ora stiamo attraversando una via dove potete vedere un po' di nomi interessanti. Se avete qualche, dindino da spendere e doveste venire a Vienna, questa è la via più cara in assoluta che abbiamo qui a Vienna, però non è questo l'argomento di questo video. Ora, i Romani arrivano a Vienna circa al I secolo, se non ricordo male nel 97 d.C., e rimarranno fino al V secolo, proprio dopo la caduta dell'impero romano di Occidente. L'impero romano di Occidente cade dopo le invasioni barbariche. Cosa interessante è che in Austria e in Germania non vengono chiamate invasioni barbariche, ma Völkerwanderung, ovvero migrazione dei popoli. Interessante vedere come per gli italiani queste invasioni barbariche hanno avuto un impatto molto negativo, appunto la caduta dell'impero romano di Occidente nel 476, mentre da queste parti invece era semplicemente una migrazione di popoli. Ora cerco di invitarvi a utilizzare la vostra immaginazione, stiamo proprio andando verso l'accampamento romano, potete immaginare dei romani qui o persone che vivevano a quei tempi e magari potete immaginare di essere magari dei Celti che vivevano da queste parti prima dei Romani, Celti che per esempio vendevano il ferro, il così chiamato ferro norico proprio ai Romani. Poi i Celti spariranno, rimarranno i Romani spariranno, anche se rimarranno quantomeno in Oriente fino al 1453, perché fino a quel momento rimarrà ancora l'impero romano di Oriente, dove vi era Costantinopoli, la odierna Istanbul. Forse tratteremo questi temi anche in futuro, magari durante una delle live, vedremo. Ora dovreste già vedere alla vostra destra una scritta Wagner e alla vostra sinistra una scritta, anzi un palazzo di colore marrone con delle statue. Esattamente fra la scritta Wagner e questo palazzo vi era l'accesso all'interno romano, c'era un'entrata che andava verso Roma, la porta decumana, una porta a sinistra, una porta destra e una porta pretoriana che andava verso il nemico. Bene, ora siamo arrivati alla fine di questo primo video, spero vi sia piaciuto, se sì lasciatemi un bel pollice in alto, scrivetemi pure dei commenti, fatemi delle domande, vi risponderò se posso. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo la settimana prossima per il secondo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Vi ringrazio, mi raccomando rimanete sani, divertitevi nella vita. Ciao, fa un bel freddo! Facciamo un check. Parapam, parapam. Fresh. 1, 2, 3, 4. Dir los, Freddolone. Ich musste irgendwas organisieren. Nimmst du auf? No, che freddo che fa.
Hello and welcome to the second, no,